Buongiorno a tutti, oggi siamo felicissimi di presentare un giovanissimo artista, Leonardo Frigo, che ci parlerà da Londra, ma come dice il nome, Leonardo è nato in Italia, si è formato in Italia e oggi ci raggiunge per parlarci di un interessantissimo progetto dantesco, un'opera monumentale, diciamo così, che ha costruito nel corso degli ultimi 5 anni e che è destinata poi oggi a essere presentata in anteprima, ma a viaggiare in diverse mostre a partire dall'Italia, a Venezia se non mi sbaglio, e poi a Firenze. Buongiorno Leonardo e benvenuto, grazie per aver accettato di parlarci di questa tua bellissima impresa. Vuoi descriverci la logica, insomma, di questo progetto, come è nato e come lo hai strutturato? È un piacere essere in collegamento con lei. Il progetto dedicato a Dante Alighieri per celebrare i 700 anni dalla sua morte è iniziato 5 anni fa, quando mi sono trasferito qui a Londra. Il progetto è composto da 33 violini ed un violoncello, dove sulla superficie lignea di ogni strumento musicale ho dipinto un canto dell'inferno dantesco. Magnifico, è un progetto direi quasi monumentale come la Divina Commedia, 33 strumenti più uno appunto 34, rappresentano una grande impresa e rappresentano anche una straordinaria triangolazione, mi pare, tra tre elementi, e cioè la sua pittura, la musica che è metaforicamente rappresentata dagli strumenti e naturalmente il testo dantesco, quindi la parola, che non c'è magari immediatamente, ma che corrisponde al sottotesto di tutta l'operazione. Ecco, mi interessa molto questa sua passione, diciamo così, per la musica, la scelta di strumenti musicali per sostituire la tela dove di solito ogni artista dipinge e in particolare la scelta di quei strumenti musicali, cioè del violoncello e dei violini. Mi può un po' spiegare la logica, insomma, della scelta di questi supporti così diversi da quelli usati tradizionalmente? Certo, il violino, il suono del violino è stata sempre una delle mie più grandi passioni, fin da piccolo. E solo a 14 anni ho iniziato a studiare violino e ho studiato per 5 anni totali lo studio dello strumento. E il violino è un oggetto magnifico, è bellissimo anche dal punto di vista del design, ma anche della sua storia e dell'artigianato. Ed è, ed è un prodotto italiano, è un prodotto made in Italy il violino. Il, il volere unire la passione per la musica e per questo strumento meraviglioso con un'altra mia passione, che è la passione per Dante, e, il risultato è questo progetto come ha detto lei prima, è monumentale. Non voglio paragonarmi a Dante Alighieri, alla Divina Commedia, però ho preso molta ispirazione da questa opera monumentale. La passione per Dante ce l'ho avuta sempre fin da bambino, come lo studio del violino, come il violino. Mi ricordo la prima Divina Commedia che mia madre mi regalò quando avevo 6 anni. Era una Divina Commedia per bambini illustrata, quindi molte illustrazioni e poco testo, però mi ricordo ancora quando lessi dei vari canti o il viaggio del sommo poeta in questa realtà virtuale, si può dire, e mi sono subito innamorato della Divina Commedia. Qual è il procedimento, se ce n'è uno, insomma, che la guida dalla Divina Commedia, diciamo così, alla... Io non userei la parola illustrazione, decorazione, insomma, al lavoro sui violini. E cioè
lei pensa, così riflette mentalmente a quello che si ricorda della Divina Commedia, disegna di getto, oppure è un lavoro un po' più articolato e complesso? Il lavoro è abbastanza articolato e complesso e anche abbastanza lungo. Per la realizzazione di questi violini dedicati all'Inferno di Dante, eh, sono, sono sempre partito dalla lettura e dallo studio del canto, quindi ho diverse Divine Commedie con anche diversi commenti e approfondimenti diversi. Dalla lettura del canto mi annoto sul mio libro, che lo chiamo il libro delle idee, che è un libro dove raccolgo tutte le idee e le bozze per le mie opere. Mi annoto i vari personaggi, le varie città o gli scenari che Dante descrive nei vari canti. Dopodiché faccio una ricerca per conoscere meglio, per esempio, i personaggi o conoscere meglio la struttura, per esempio, di una mappa geografica dove Dante si ispirò. Quindi c'è tutto un lavoro di ricerca e dopodiché un lavoro di disegno, quindi disegno su carta, tutte le varie illustrazioni. La parte difficile, visto che il violino non è una tela, non è un foglio, la parte difficile è riuscire a incastrare tutte le illustrazioni che abbiano un buon equilibrio sul violino finale. Quindi studiare bene gli spazi, pensare cosa rappresentare nella parte frontale, dopodiché bisogna anche tenere conto che ci sono le corde, c'è il ponticello, quindi delle parti saranno coperte, e dopo cosa pensare di rappresentare nel retro, mentre che è una superficie più ampia. Quindi questo è il procedimento fino sì, all'idea del disegno su carta e dopodiché dipingo il tutto a china, quindi utilizzo un pennino ad immersione con della china nera e ridipingo tutto a mano libera sulla superficie lignea dei vari violini. Dopodiché, quando tutti i violini quando il violino è dipinto e asciutto, c'è la verniciatura e, e dopodiché c'è l'installazione delle corde e del ponticello e di tutte le altre parti del violino e l'opera è completata. Prepara la superficie in qualche modo o usa il violino così come esce, diciamo così, dal laboratorio eh, Il, del liutaio? Il, il violino deve avere una qualità buona del legno, quindi non è poroso. E dopodiché, con esperimenti e vari esperimenti, sono riuscito a mescolare, a fare un mix di diverse chine per avere una china che sia nera e che non perda il colore nel tempo, ma che non sia anche non troppo liquida, quindi rimane nella superficie e non entra nelle porosità del legno. Ho capito, è una bellissima ripresa, innovativa ripresa di una tradizione di secoli, quella di illustrare, per così dire, gli strumenti. Penso a certi organi magnifici, ma anche a certi clavicembali del 6-700 che sono riccamente decorati di solito con immagini pastorali per richiamare la serenità della musica che doveva uscire dallo strumento. Senta, poi parliamo del destino della mostra e di tante altre cose, però a me è Sì, venuta la certo. curiosità di vedere almeno uno di questi violini, non so, quello con cui è rappresentato, o il violoncello, credo che lei lo abbia utilizzato per rappresentare il primo canto, o sbaglio? Sì, quindi la collezione si apre con il primo canto ed è l'unico violoncello della collezione. Come dicevo prima, il primo canto è il violoncello e dopodiché ci sono 33 violini, uno per ogni canto. Sul violoncello ho rappresentato nella parte frontale il primo canto, quindi la selva oscura, Dante e Virgilio, le tre fiere, il Colle Luminoso
e delle stelle. Quindi dalla parte frontale c'è proprio l'idea del primo canto e di quello che Dante descrive nel primo canto. Nei lati del violoncello ho rappresentato una biografia di Dante con un albero genealogico e gli stemmi delle città, della città di nascita Firenze e della città di morte Ravenna, con le rispettive date di nascita e di morte, e con altre note biografiche della vita di Dante, per esempio delle note inerenti all'esilio. Nella parte nel retro del violoncello ho rappresentato l'universo dantesco, come lo descrive lui, quindi c'è la Terra divisa in due emisferi, l'emisfero delle acque e l'emisfero delle terre, e Gerusalemme, che si pensava che fosse il polo nord, che fosse proprio il centro e il polo nord, quindi la porta dell'inferno e l'inferno fino al centro della terra. E dopodiché ho rappresentato la montagna del Purgatorio, i cieli, la rosa dei Beati e Dio. Quindi c'è proprio una rappresentazione di tutto dell'idea dell'universo dantesco nel retro del violoncello. Su altri violini, per ricollegarmi con l'universo dantesco, al canto 26esimo, quindi il canto di Ulisse, è una cosa che mi ha veramente entusiasmato ed è stato uno dei miei canti preferiti anche da rappresentare, forse perché ho una passione per la geografia e quindi anche per il capire cosa ci ha lasciato Dante. Cioè, Dante ci ha lasciato questa fotografia geografica del 1300 e per esempio nel suo universo dantesco lui non parla delle Americhe, non parla della Cina, dell'Australia, della Nuova Zelanda, perché non erano ancora terre conosciute a lui. E al canto 26esimo, quindi il canto di Ulisse, e descrive il viaggio di Ulisse quando lascia la Grecia, passa vicino all'isola dei Sardi, quindi la Sardegna, fino ad arrivare allo stretto di Gibilterra per lasciare l'Europa e c'è tutta la spiegazione quindi geografica del Mediterraneo, del Marocco, della Spagna, per poi lasciare l'Europa e nel suo viaggio arriva sino a vedere la montagna del Purgatorio. Quindi è stato uno dei miei canti preferiti dal punto di vista descrittivo e dal punto di vista, diciamo, geografico. Sì, io vedo tra l'altro che dietro di lei c'è almeno un mappamondo, quello più piccolo, quello più grande non so bene cosa sia. La forma è quella del mappamondo, ma sembra una specie di geografia fantastica. È un mappamondo celeste, è una rappresentazione delle stelle, quindi ci sono tutte le costellazioni ed è un mappamondo che è stato realizzato, non questo, questa è una copia, però da Vincenzo Coronelli fine 1600, primi 1700, che era un frate della Basilica dei Frari a Venezia ed è stato uno dei più famosi costruttori di mappamondi dell'epoca. Quindi questo è un mappamondo celeste, di costellazioni. Quello originale dove è conservato? Ai frati? Ce ne sono vari, perché li ha realizzati su delle lastre di rame, quindi ad incisione, quindi ce ne sono molti. Ce n'è uno qui a Londra, alla British Library, e ce ne sono tre a Venezia e anche a Bergamo, quindi ce ne sono vari e hanno una dimensione di 1,50 m di diametro, quindi questa è una rappresentazione in scala molto In scala. limitata. Straordinari. Senta, sono curioso di sapere altri canti, per esempio la selva dei suicidi come l'ha risolta? Anche la selva dei suicidi è stato uno dei miei canti preferiti.
devo dire, è molto difficile scegliere un canto preferito dall'Inferno dantesco. Ogni singolo canto mi ha sorpreso dal punto di vista descrittivo o dal punto di vista dei personaggi o di come Dante li ha scritti, quindi è veramente difficile scegliere un canto preferito, però la Selva dei Suicidi mi ha affascinato l'immaginario di Dante, come Dante descrive questa, questa selva piena di alberi che alla fine sono persone, sono uomini, quindi i rami sono delle braccia e mi è veramente piaciuto immaginare queste teste e questi corpi che si sono trasformati in alberi. E anche l'idea che il dannato arriva da Minosse e Minosse getta questo seme in questo cerchio, in questa selva, e da lì cresce una pianta che viene martoriata dalle arpie. È una delle parti più scure, più macrabe che ho letto della Divina Commedia, e anche una delle parti che ho preferito dal punto di vista immaginativo e illustrativo anche sui vari violini. E anche una delle parti più legate all'immaginario classico, quindi una parte straordinaria nel dimostrare questa capacità di Dante di elaborare un mondo fantastico che sembra medievale ma che è saldamente appoggiato a tradizioni antiche. Ma senta, lei adesso vive a Londra, però mi pare che venga da una piccola cittadina di montagna che tutti conoscono nel mondo per il formaggio, perché è Asiago, eh, e, ed è stato quindi sicuramente un grande cambiamento, insomma, quello d'Asiago, dove tra l'altro si tiene ogni anno, mi pare, in estate una mostra, una specie di competizione per la scultura in legno alla fine di agosto. È una città che ha tradizioni intellettuali, tradizioni artistiche importanti, pur essendo apparentemente una cittadina di montagna. Ma come è passato da Asiago a Londra? È stato un viaggio abbastanza lungo. Per la prima volta quando ho lasciato Asiago mi sono trasferito a Venezia per studiare arte e restauro, e quindi ho vissuto a Venezia per 3 anni dove ho completato gli studi di restauro, e dopodiché da Venezia mi sono trasferito a Parigi per lavori di restauro, quindi ho restaurato varie cattedrali per una durata più o meno di 8-9 mesi. Dopodiché, con la voglia di realizzare questo progetto dedicato a Dante, ma con la voglia di condividerlo non solo in Italia, ma anche all'estero, quindi con un pubblico più internazionale, ho scelto di fare doveva essere una breve esperienza qui a Londra per imparare la lingua e magari creare qualche connessione. E questa breve esperienza si è trasformata in 5 anni, dove ho realizzato tutto il progetto qui nel mio studio di Londra. Lei è passato in questo modo da un ambito, diciamo, provinciale e poi nazionale a un ambito internazionale e quindi si è messo sicuramente a confronto con il mercato dell'arte di oggi. E vorrei sapere un giovane creatore o creativo, insomma, come lei, che rapporti ha con questo mercato dell'arte, che mi dicono essere abbastanza complicato. Il mercato dell'arte è abbastanza complesso, ma con i mezzi che abbiamo ai giorni nostri ci sono molte vie per riuscire a condividere la nostra arte e anche trovare dei clienti. Se penso per esempio a 20 anni fa, magari la scultura doveva essere esposta in una galleria fisica, quindi in una galleria in una città, mentre ora trovo molta risposta dal punto di vista digitale, quindi con l'organizzazione di serate o mostre virtuali dove posso comunque parlare
e condividere le mie opere con clienti o con amanti, per esempio di Dante Alighieri. Quindi con i mezzi che abbiamo oggi riusciamo a condividere la nostra arte in chiave in maniera diversa. Proprio in questo periodo si sta riflettendo molto su nuove forme di esposizione, sia nell'ambito della galleria, sia nell'ambito museale, quello che si definisce museo digitale, che un caro amico come Geoffrey Schnapp sta così elaborando, almeno su un piano teorico, ma non solo teorico. E quindi io credo che sia verissima questa capacità di intercettare un nuovo pubblico e anche di creare un nuovo linguaggio nell'esporre le opere d'arte. Però mi pare che nel suo caso l'esposizione non sarà solamente virtuale, e cioè che questa grande collezione, questo grande progetto sia destinato poi ad incontrare fisicamente, insomma, un pubblico. Questo progetto, questa mostra, è stata proprio pensata come una mostra itinerante. Quindi la prima data sarà a fine maggio a Vicenza, presso la Basilica Palladiana, dove verranno esposti tutti i 33 violini più il violoncello, proprio per celebrare, per dare inizio alla celebrazione dei 700 anni dalla morte del sommo poeta. Dopodiché la mostra si sposterà a Firenze, presso Palazzo Vecchio, e dopodiché fuori i confini italiani sarà in Svizzera e qui in Inghilterra per poi ritornare a Venezia nel 2023. Senta, a me viene una grande curiosità. Lei lì vicino ha un piccolo violino. Mi piacerebbe tanto che lo prendesse in mano perché sicuramente questa nostra conversazione potrà poi dare, proporre anche delle immagini. Però Sì. almeno lo vediamo nelle sue mani e vedo che ha un colore diverso dal violoncello che ha invece dall'altra parte, cioè è un colore dorato mentre il violoncello è un colore più freddo. C'è una scelta anche in questo tono di fondo? Il tono di fondo dipende spesso dal violino e anche dalla verniciatura. Non c'è un'idea di fondo sul colore del violino. Tutti i violini sono di colore abbastanza chiaro per dare un contrasto con la china nera. Probabilmente ora qui con le luci che abbiamo hanno un colore un po' più sul giallo, un tono un po' più sul giallo. Comunque questo è il violino che ve ne parlavo prima, il canto 26esimo, quindi al lato c'è il numero del canto ed è il canto di Ulisse, quindi nella parte superiore qui si può vedere la mappa del Mediterraneo, quindi con la Grecia, la Sardegna, lo Stretto di Gibilterra e le colonne d'Ercole. E dopodiché il viaggio che Ulisse fece proprio dalla Grecia sino ad arrivare vicino alla montagna del Purgatorio, quindi questa è un'altra rappresentazione dell'universo dantesco. E ci sono altre varie illustrazioni, per esempio la moglie di Ulisse, suo padre, e una mappa di Itaca. Quindi queste sono sì, varie illustrazioni del canto 26esimo. Quello che mi colpisce molto del suo lavoro è la capacità di distaccarsi dal modo in cui molta arte contemporanea ha trattato, per esempio, gli strumenti musicali. Penso ad un Armand che li ha utilizzati distruggendoli quasi o comunque moltiplicandoli come degli oggetti pop quasi, che sono destinati ad essere modificati, trasformati, resi attuali dall'arte che li interpreta. Ecco, nel suo caso invece ogni oggetto non appartiene ad una serialità, ma diventa al contrario individuale perché c'è un'arte che lo definisce e un'ispirazione che lo distingue dagli altri. Allora c'è evidentemente in questo suo lavoro una capacità di combinare due aspetti diversi,
dall'altro quello dell'innovazione, che è quasi obbligatoria per l'arte contemporanea, perché l'artista oggi è quasi obbligato a proporre qualcosa che spezzi le attese, che disorienti. Dall'altro però c'è un forte collegamento con la tradizione, anche con la tradizione artigianale nel senso appunto non solo artistico, ma quella dell'elaborazione manuale delle cose, l'artigianato che produce i violini, l'artigianato che li dipinge attraverso l'antico strumento della china. Ecco, qual è il segreto di questa sua combinazione, di questa sua armonia tra innovazione e tradizione? Come l'ha raggiunto? Perché appunto un giovane come lei si sarà dovuto confrontare con le tendenze più attuali del mondo artistico. Come è riuscito a vincere alle loro tentazioni e a trovare la sua strada? Con la mia arte ho voluto innanzitutto portare rispetto per gli strumenti musicali. Non mi piacerebbe mai tagliarli e costruire un qualcosa con loro, ma ho voluto portare rispetto allo strumento e comunque anche alla tradizione che ha lo strumento musicale e ad aggiungerci, provare a darci come si può dire, una cosa in aggiunta proprio allo strumento. Ogni diventa unico perché ogni strumento è personalizzato con, per esempio, per questo progetto dedicato a Dante, ogni strumento è un canto, quindi ha una sua personalità e ha una sua storia da raccontare. L'idea principale di tutti i miei lavori, a parte il progetto dedicato a Dante, è di raccontare anche una biografia, una storia, attraverso l'illustrazione sui vari strumenti musicali. Con questo, con questo scopo ogni strumento diventa unico ed ha non voglio dire, però probabilmente un valore aggiunto allo strumento in sé. Quindi è un modo per unire l'arte e l'artigianalità in un unico oggetto. Se lei si guarda attorno, ci sono degli artisti ai quali si sente vicino oppure, per così dire, viaggia da solo? Come ricordo un po' il titolo di un film, cammina da solo e decide di non guardarsi attorno e casomai di guardare indietro o di guardare avanti. Eh, io mi sento abbastanza solo nel mio cammino artistico e spesso se mi guardo attorno, come dice lei, vedo la produzione, per esempio, di stampe in grossa quantità o di opere realizzate in tempi brevi, quindi con una quantità maggiore. Io per la realizzazione di un solo strumento, quindi di un'opera, ci possono essere dalle 4 alle 5 settimane di lavoro. Quindi in un anno, in 12 mesi, la mia produzione artistica è abbastanza limitata. Per questo mi sento abbastanza solo, anche se negli ultimi 5 anni ho dedicato tutto il mio lavoro, tutto il mio tempo a questo progetto dedicato a Dante. Quindi da ora che il progetto è completato, posso dedicarmi a nuovi progetti. Non pensa di continuare col purgatorio e col paradiso? Ehm, Mi servirebbero altri 10 anni, eh, altri 66 violini. Devo dire la verità, ho iniziato ad abbozzare sul mio libro delle idee, alcune idee per la realizzazione del purgatorio e del paradiso, magari in chiave diversa, non utilizzando eh, 33 violini, però per esempio utilizzando 9 violoncelli, anche se la dimensione del violoncello, probabilmente la superficie ricopre 4 violini, e se parliamo di superficie dell'opera,
però per darci una chiave diversa. E su carta c'è, però adesso vorrei dedicarmi al mio prossimo progetto, che è la realizzazione di questo mappamondo dantesco, sarà realizzato su delle lastre di rame per poi fare delle stampe su carta e per poi realizzare questo mappamondo. Quindi lei immagina un multiplo, nel senso di stampare più mappamondi o stamparne solo uno? Sto pensando di stampare più di un mappamondo, visto anche il tempo che sto dedicando alla ricerca e al disegnare la mappa del mappamondo su queste lastre di rame. Una volta che le lastre di rame sono pronte, la mia idea è di costruirne almeno tre, il numero dantesco come 33 o come le tre cantiche, quindi vorrei riuscire a realizzarne almeno tre e magari dedicarne uno all'inferno, uno al purgatorio e uno al paradiso, personalizzando il tavolo. Certamente, anche perché sono geografie diverse e quindi sono tre mondi diversi, anche se inclusi nello stesso universo per Dante. Stesso universo. E anche solo, per esempio, la mappa del 1300, come dicevamo prima, che vedeva Gerusalemme al polo nord e al centro della Terra, è diversa dalla mappa che conosciamo oggi. Ecco. Ma lei poi immagina di, perché l'artista purtroppo crea dei figli che è costretto poi a vendere. Da questo punto di vista un artista ha una vita abbastanza sconveniente, diciamo, secondo i canoni della morale, perché Crono uccideva i suoi figli e invece l'artista li vende, che non è una bella cosa. Lei che cosa pensa di fare? Appunto di questi violini, di mantenerli in una collezione unica e vendere eventualmente solo l'intera collezione oppure di alienarli un po' alla volta. L'idea principale è di mantenere tutta la collezione in un pezzo unico per riuscire a portare questa mostra itinerante in più città possibili, per riuscire a divulgare la nostra cultura italiana e l'opera di Dante in più città possibili. Ehm, Realizzerò una seconda edizione di ogni violino, quindi i violini ci sarà la mostra completa per poi andare a creare la seconda edizione di ogni violino che potranno essere acquistati come pezzo unico. Singolarmente, certo. Ha mai pensato di farli anche suonare? Alcuni dei miei strumenti sono di proprietà di violinisti, per esempio di un Ah, violinista qui a Londra, e lui suona. Aveva questo amore per Stradivari, quindi gli ho realizzato questo violino con tutta la biografia di Stradivari, la mappa di Cremona e un po' di note della vita del maestro Stradivari. E i violini dedicati alla Divina Commedia sono stati pensati come mostra d'arte, come opere, quindi sono installati su delle basi di marmo e queste sono opere, quindi non sono suonabili. certo, sono inamovibili da un certo punto di vista, non si possono staccare dalla base. Io le faccio appunto tutti i migliori auguri, confidando tra l'altro di venire a vedere la mostra a Vicenza dopo l'apertura. La Basilica Palladiana è un posto di grande prestigio, un posto splendido per ospitare la mostra, dà anche, come dire, il respiro classico ma innovativo al tempo stesso che ci vuole, perché Palladio riprende l'antichità ma la rinnova e quindi mi sembra che sia il posto migliore per portare non solo la sua esperienza dantesca ma la filosofia insomma della sua arte. E questo è il primo incontro, ma insomma penso che nel futuro potremo rivederci a parlare se non di Dante e di violini, almeno di mappamondi.
Sì, certo. Beh, innanzitutto la ringrazio, direttore, e spero di vederla a Vicenza. E la mostra aprirà a fine maggio e sarà aperta per 2 mesi, quindi speriamo di avere l'opportunità di conoscerci di persona dopo questo anno abbastanza particolare. E come diceva lei, la Basilica Palladiana è un gioiello, non solo a livello italiano, ma anche a livello internazionale. La Basilica Palladiana è un luogo unico e sono veramente felice di riuscire a portare la mia mostra e portare Dante, soprattutto quest'anno, nel 2021, a Vicenza. È un privilegio perché so tra l'altro che la Basilica Palladiana è un luogo che si tende a far valere per la sua struttura e non come contenitore, quindi non sono molte le mostre che possono occuparla. Mi pare che ci siano state ampie discussioni su questo e quindi credo veramente che sia un privilegio poter entrare. Bene, caro Leonardo, allora, caro maestro, un carissimo saluto, buon lavoro e ci rivediamo allora a Vicenza, lo dico non solo per me, ma per tutti coloro che magari ci ascoltano e abbiano voglia di fare un viaggio in questa città stupenda e vedere appunto la sua mostra dal vivo. Vi ringrazio, grazie mille, un saluto da Londra. Un saluto da New York, arrivederci.